Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per l'autunno 2023. Allora ragazzi, partiamo con un bel 9 di pentacoli, direi che non è male. Il 9 di pentacoli è una carta che parla di abbondanza. Abbiamo l'imperatore, un 5 di pentacoli, un fante di spade. Ragazzi, vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video e lo trovate sotto nella descrizione del video. Se volete contattarmi trovate l'indirizzo email sempre nella descrizione del video, è scritto anche qui e lo trovate anche nelle informazioni del canale. Allora ragazzi, partiamo con il 9 di pentacoli, l'imperatore, un 5 di pentacoli, fante di spade, re di bastoni, 10 di coppe, carro, abbiamo la stella al contrario e un 2 di spade al contrario. Allora, devo dire ragazzi, allora, ho come l'idea che durante la fase, diciamo, autunnale, con questa carta del 9 di pentacoli, è come se ci fosse, potrebbe anche essere un'eredità per qualcuno, però è come se ci fosse un senso di forte appagamento per quello che riguarda la vostra situazione in generale. Il 9 di pentacoli è una carta di autococcole. Probabilmente sarete più attenti a quello di cui avete bisogno. Sarete più, diciamo, anche propensi a prendervi degli spazi, a prendere dei momenti per voi, appunto, a coccolarvi di più. Tenete presente che comunque qui abbiamo anche un 5 di pentacoli, quindi ho come la sensazione che potrebbe esserci qualche questione mentale, diciamo, focalizzata sulla carenza. Il 5 di pentacoli è sempre una carta che parla di qualcuno che è dipendente da qualcun altro. È una carta di perdita di autonomia, sia da un punto di vista monetario, ma per quello non credo che faccia riferimento perché comunque avete il 9 di pentacoli, quindi non sento che sia tanto una questione monetaria, però magari più di tipo caratteriale, sì. Tenete presente che con questo imperatore potrebbe esserci un cambio per quello che riguarda la vostra stabilità, per quello che riguarda la costanza, sento. Facciamo così, andiamo subito a vedere di che cosa si tratta con i mini tarocchi, così ve li spiego subito. Allora, andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo un 7 di bastoni al contrario e un 9 di coppe al contrario. Andiamo a vedere l'imperatore. Interessante perché c'è 9 di coppe e 9 di pentacoli. Ho come la sensazione che da un punto di vista pratico, monetario, concreto, le cose potrebbero andare bene, appunto, però avendo questo 9 di coppe al contrario è come se mancasse qualche cosa in realtà. Qui abbiamo un fante di bastoni e un 7 di spade. Ragazzi, questo imperatore potrebbe anche far riferimento a una persona con la quale collaborate. Per qualcuno potrebbe essere un padre,
per qualcun altro anche un partner, adesso dipende dall'età che avete, però con questo 7 di spade c'è qualche cosa, diciamo, sento che un po' traballa con questo tipo di personaggio o energia. Andiamo avanti, vediamo il 5 di pentacoli. Abbiamo una regina di pentacoli e un 8 di pentacoli. Allora, per qualcuno potrebbe esserci qualche tipo di cambio a livello lavorativo, perché abbiamo un 8 di pentacoli al contrario e la regina di denari al contrario. Quindi sì, ci potrebbe essere qualche tipo di cambio. Vi dico, adesso non vi allarmate, però per qualcuno ragazzi potrebbe essere anche la perdita del lavoro, la perdita di una certa autonomia, che non vuol dire perdere il denaro in generale, perché comunque l'otto di pentacoli anzi è una carta di eredità, di abbondanza economica. Però è come se qui ci fosse o una perdita di ruolo o una perdita di qualche tipo di fattore che vi porta alla costanza. Quindi potrebbe diventare un momento di incostanza, di diciamo alti e bassi. Ho come la sensazione che potrebbe esserci qualche cosa di nuovo che però farete un po' fatica a gestire. Andiamo avanti, vediamo le altre carte. Allora abbiamo un fante di spade, il re di bastoni e il 10 di coppe. Andiamo a vedere il fante di spade. 6 di spade e 2 di coppe. Dunque, ho come l'idea che sia una questione per molti di tipo familiare. Se non fosse familiare può essere lavorativa. Però qui con queste carte è un po' come se vi dicessero di controllare bene, primo, i pensieri che state facendo, perché quando c'è un 6 di spade vi ricorda sempre che ci sono certe credenze che sono state acquisite durante l'infanzia che bisogna lasciare indietro. Ed è un po' con questo fante di spade come mettersi a studiare, cercare di capire che cosa non funziona più con voi, quali tipi di appunto credenze piuttosto che atteggiamenti non funzionano più con voi per poterli cambiare. E qui abbiamo un 2 di coppe al contrario, ho come la sensazione che vi voglia dire di non scendere ad accordi con nessuno, di non scendere a patti con nessuno. Andiamo a vedere il re di bastoni. È volata una carta, adesso la recupero. 3 di bastoni, datemi un attimo. E 4 di coppe. Ragazzi, qui è un po' come se vi dicessero che c'è da spostarsi. Perché ho sia il 6 di spade che il 3 di bastoni che mi parlano di viaggi, di allontanamenti, di spostamenti. Direi che questo re di bastoni potrebbe essere un collega piuttosto che per qualcuno magari anche il partner. Ho come la sensazione che ci sia qualcuno nello specifico che tende un pochettino, non dico proprio a remarvi contro, però è come se facendo gli interessi di questa persona o di questa azienda voi andaste un po' contro voi stessi. Ed è per quello che vi dicono di non scendere più a compromessi. Difatti poi qui ragazzi abbiamo un 10 di coppe, quindi c'è quello che è un momento di compimento, in questo mazzo fa vedere che stanno raccogliendo le mele, ok? Quindi è un po' come se rappresentasse il momento della raccolta dei frutti. Però è di solito è una carta di appagamento emotivo, di compimento, di raggiungimento di un obiettivo, di completamento. E il periodo, è la carta che vi dice che è finito il periodo di burrasca, ok? E che durante quest'autunno arriverà un po' di tranquillità, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 10 di coppe.
4 di bastoni. È interessante perché il 10 di coppe è una carta di famiglia felice, intesa come padre, madre, figli, quindi una famiglia che ha figli. E il 4 di bastoni invece è una carta che parla di stabilità a livello di casa, però è al contrario, ragazzi. Abbiamo un 4 di spade al contrario. 2-4. Allora, io credo che qui, anche se non abbiate qualche cosa di stabile, perché col 4 di bastoni al contrario è come se le cose fossero, sì, un po' instabili. C'è comunque una sorta di appagamento emotivo. Potrebbe anche essere che qualcuno qui debba cambiare casa, ragazzi? E che sia dovuta a quella un po' questa perdita che si sente con il 5 di pentacoli. Fatemi sapere se dovete traslocare. E se così fosse, vi dico, non vi accontentate. Andiamo a vedere il carro che abbiamo qui, perché il carro di solito parla di prese di posizione, di spostamenti, di nuove direzioni. Andiamo a vedere. Ecco. Torre sacerdotessa. È come se vi rendeste conto che certi desideri sono desideri egoici e quindi ci si sposta verso un futuro migliore. Quando c'è la carta della sacerdotessa è come se aveste la possibilità di vedere oltre la dualità, oltre quello che è giusto e sbagliato, semplicemente vedere quello che è, prendere le cose così come sono senza giudizio. Ragazzi, c'è una torre, ok? Non vi nego che nel periodo dell'autunno ci potrebbe essere qualche certezza che casca, ma io lo rivedo anche qui, Allora, per qualcuno si può trattare di una dipendenza fisica, per qualcun altro una dipendenza di tipo caratteriale, ma perché qui comunque con la carta della torre certe sicurezze si, diciamo, cadranno e voi dovrete prendere altre direzioni. Diciamo che avere la stella a testa in giù non è il massimo della passione, perché parla di una perdita di speranza in realtà. Sole, wow. Sole. Wow, ruota della fortuna, imperatrice e 3 di pentacoli. Guardate ragazzi, è vero, come vi dicevo, la stella parla di perdita di speranza, ma guardate queste, avete 3 arcani maggiori. Il sole, la ruota della fortuna e l'imperatrice. Vi dico, se state cercando figli, ho come la sensazione che potrebbero arrivare, che le cose potrebbero cambiare con questa ruota della fortuna. Diversamente, se avete un progetto per conto vostro, guardate, il sole parla di espansione, crescita, protezione. L'imperatrice parla di espansione, prosperità, abbondanza. La ruota della fortuna parla di cambi repentini, anche di destino, parla di eredità, che è la stessa cosa di cui parla anche il 9 di pentacoli, di vincite al gioco, di occasioni fortunate. Insomma, non perdete, scusate, non perdete la speranza, anche perché poi abbiamo questo 3 di pentacoli che è una carta che parla di collaborazioni. Andiamo a vedere come termina la lettura con questo 2 di spade al contrario. Nove di bastoni e mago al contrario. Ragazzi, è un po' come se vi dicessero di prendere una decisione in modo autonomo, appunto. Ripeto, qui all'inizio della lettura è come se, diciamo,
nei prossimi mesi sarete portati a sviluppare la vostra indipendenza, ok? Però qui c'è qualche cosa che invece vi rende dipendente, può essere una questione monetaria, può essere anche, per esempio, potrebbe essere un genitore da accudire, ipotesi, c'è qualche cosa che non vi rende completamente liberi. E qui, ragazzi, si tratta di gestire al meglio la situazione, diciamo. Qui avete anche la carta del carro ed è interessante con il 2 di spade perché è un po' così. Mi sono incartata con la lingua. È un po' come se vi dicessero: prendi una decisione, esci dal dubbio, non importa ad un certo punto che cosa decidi di fare, l'importante è non rimanere fermi lì, ma muoversi, fare qualcosa per uscire da questa situazione. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Arcangelo Raguel, carta numero 36. Guardate, parla di soluzioni. Quindi ragazzi state tranquilli, ha una carta della bilancia come per dire che è diciamo l'angelo della giustizia. Quindi ho due messaggi. Allora, il primo è di appunto lavorare sul rimettere in equilibrio. Il secondo è di non preoccuparvi perché comunque c'è qualcuno che sta vegliando su di voi e in qualche modo il destino e la giustizia sta, diciamo, agendo in questo senso per rimettere in equilibrio, ehm, direi, i vari lati della vostra vita. Amici dell'Ariete, non è un mal periodo, anzi c'è da lavorare un pochettino su quello che per voi è la stabilità, ma per voi, non quello che gli altri vi dicono essere stabile o essere la stabilità, ok? Quindi se per voi essere stabili vuol dire, non lo so, avere una casa in affitto, magari per qualcun altro vuol dire avere la casa comprata, ecco. E tutti vi dicono, no, non sei stabile perché non hai la casa comprata, però a voi magari la stabilità va bene così. Cioè, nel senso, non avete bisogno di comprare una casa, a voi basta una casa in affitto per sentirvi stabili. Ecco, è un esempio di questo genere. Va bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Io vi auguro veramente il meglio. Se la lettura vi è stata utile, fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione. Eventualmente se avete piacere potete iscrivervi o condividere il canale, forse l'ho già detto, scusate. Ragazzi, grazie di essere stati qui, vi auguro un bellissimo autunno e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!